Giorno 4 nella isla de Fuerteventura. Iniziano i bombardamenti. Dopo aver fatto rifornimento nell'isola in cui la benzina costa meno del latte, ci dirigiamo verso Tindaya, nel nord-est di Fuerteventura, dove pranzeremo al ristorante Los Podomorfos. Tindaya è anche il nome di questa montagna sacra, alla quale gli aborigeni attribuivano poteri magici. Ci spostiamo verso la playa di Esquinzo, ma trovando un terreno lievemente dissestato, decidiamo di lasciare la macchina. Al momento stiamo percorrendo quello che Google Maps riconosce come un fiume, ma in realtà non è un fiume perché non c'è nessuna acqua intorno. Consiglio per Fuerteventura: prendete una Panda, che tanto la Panda è indistruttibile. Adesso dobbiamo scendere da qui. E niente, adesso manca... Qua siamo proprio nel fiume. Seguiremo il fiume. Seguiremo il Seguiamo. Faremo volare il drone, che non abbiamo. Aggiornamento numero 1. Stiamo camminando da 20 minuti nel deserto. Ancora nessuna traccia della spiaggia. C'è stato un piccolo problema, abbiamo sbagliato strada. La spiaggia è da quel lato, ma non è un problema. Adesso cercheremo un altro punto di approdo. Non avendo trovato alcun punto d'accesso al mare, ci siamo limitati a scattare qualche foto, prima di tornare al ristorante Los Podomorfos e riprendere la rotta verso il Cotiglio. Guarda che granchio! Ci troviamo alla spiaggia del Cotiglio. Spiaggia dei Grandi. Abbiamo mangiato el panino con l'hamburguesa de carne sagrada allo Podomorfos, il miglior posto per l'hamburguesa de gabra. A fine pasto si può bere 2 chupitos de rumiel. E assaggiato ovviamente il pan con aioli. La spiaggia di El Cotiglio è per metà rocciosa e per l'altra composta di sabbia finissima. Cosa fa questo signore? Qui la spiaggia ci sorride e noi ci adeguiamo. L'acqua è veramente cristallina. Ci dirigiamo infine verso il faro del Tostón, a nord di El Cotiglio. E qui concludiamo il giorno 4. Anche oggi notiamo i grossi mezzi militari che pattugliano l'isola mentre siamo in direzione del punto più a sud, ovvero il faro di Punta de Jandia. Qui nel deserto, In mezzo al nulla, un villaggio. Pieno di roulotte. dove è possibile scattare una foto con la gigantesca pala eolica. Il faro è molto caratteristico, come la zona circostante. Ed è possibile visitarlo anche a bordo dell'elicottero. Salutiamo il faro e da qui ci dirigiamo verso la spiaggia di Cofete. Ma prima una piccola curiosità su Casa Winter. Qui nella zona di Punta de Jandia e Playa de Cofete è situata la Winter, una villa famosa per
la leggenda che la riguarda. Leggenda che dice che questa villa è in realtà una clinica nella quale i nazisti, in fuga dopo la sconfitta seguita dalla seconda guerra mondiale, si rifugiarono fingendo la loro morte, dove venivano sottoposti a trattamenti di chirurgia estetica di cambio di faccia. La storia inquietante quindi è che i nazisti continuano a vivere con altre facce nel mondo. Ma saranno morti ormai per l'età anagrafica? Seguendo questo mezzo apripista percorriamo un lungo sterrato panoramico. Fino a quando non ci imbattiamo nel classico caprone di zona. E una volta arrivati, notiamo qualche granello di sabbia sulla macchina. La spiaggia di Cofete è particolarmente selvaggia e, nonostante la foschia di quel giorno, non possiamo che ammirare questo bellissimo paesaggio. Ripartiamo verso il mirador che si trova poco più in alto della spiaggia. Dove ci imbattiamo nel solito caprone. La giornata si conclude a Monroyable, di cui è già stato detto nel video precedente. Qui facciamo una nuotata nell'acqua cristallina. Si conclude così la seconda parte del nostro viaggio. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale e noi ci rivediamo in un prossimo video dove tratteremo dell'ultima parte, ovvero l'Isla de Lobos.